tutti e ben ritrovati, è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Come forse avrete notato sono in leggero anticipo ed è perché fra pochissimo condividerò con voi una nuova serie. Non voglio dirvi altro, ma se seguite il mio canale da abbastanza tempo probabilmente avete già un'idea in mente. Perciò passiamo direttamente ai miei prodotti preferiti di novembre. Questo mese per la prima volta, incredibilmente, sono riuscita a tener fede alla mia promessa di non acquistare nuovi prodotti se non dopo aver terminato quelli che già posseggo. Perciò sia il prodotto che vi mostrerò per la sezione cura della pelle, sia i prodottini che vi mostrerò nella sezione trucco li possedevo già da qualche tempo e alcuni probabilmente erano già comparsi in altri video dei prodotti preferiti dei mesi precedenti. Iniziamo dalla cura della pelle ed il prodotto che vorrei mostrarvi è di Laura Mercier e si tratta della crème soufflé per il corpo alla mandorla e al latte di cocco. L'ho acquistata quest'estate insieme allo scrub che mi era piaciuto tantissimo. Non li ho però utilizzati allo stesso tempo perché trovavo che la profumazione fosse un po' troppo intensa. Lo scrub l'ho utilizzato subito perché la consistenza mi piaceva tantissimo, ma non stiamo parlando dello scrub, è il momento di parlare invece della crema per il corpo che ho riscoperto soltanto nel mese di novembre e mi sta piacendo davvero tantissimo. Intanto ha questa profumazione molto particolare, appunto mandorla e latte di cocco, molto estiva, e devo dire che è stata una piacevole scoperta utilizzare un prodotto dalla fragranza estiva in inverno perché mi fa sentire un po' meno al freddo. La texture è spettacolare perché non è troppo ricca, si stende facilmente, si assorbe in un attimo, ma è davvero idratante. Come forse avrete capito, adoro i prodotti di Laura Mercier, in particolar modo i prodotti per il corpo. Costano molto cari, ma trovo davvero che siano sempre una coccola. Perciò se siete in vena di provarli, sul mio blog come sempre troverete il link. Come ho già ripetuto 1000 volte, Laura Mercier è abbastanza difficile da trovare in Italia. In ogni caso metterò il link al sito inglese con il quale mi sono trovata molto bene, perciò se volete provarla fate un giro sul mio blog, il link al post dedicato è nella info box qui sotto. Questo è tutto per la sezione cura della pelle, passiamo alla sezione trucco. Ho acquistato il primo prodotto della sezione trucco credo almeno un anno fa. Spero che infatti non sia scaduto perché sto continuando a utilizzarlo tantissimo e si tratta di questa palette di ombretti della Sephora, la Colorful 5 in Sunrise to Sunset Bronze. Mi piace da morire, mi è piaciuto fin da subito a dire la verità, ma trovo che le colorazioni siano molto adatte soprattutto all'autunno e all'inverno. È infatti un mix di colori che vanno dal dorato fino al marrone scuro, con dei colori che mi piacciono da morire, soprattutto la parte più chiara, quindi questo dorato intenso che come vedete ho quasi finito e questo bronzo che mi sta piacendo davvero molto per l'autunno. Permette di creare look molto semplici, voglio dire molto naturali, oppure anche molto più intensi come voi preferite. È compatta e quindi perfetta anche da portare in viaggio. Ha un piccolissimo specchio che a dirvi la verità trovo abbastanza inutile, però ve la consiglio. È disponibile da Sephora anche in altre colorazioni, quindi con altri abbinamenti. Mi sembra ce ne siano almeno 5 diversi, ma vado a memoria, quindi non fidatevi troppo. Lo trovate per l'appunto da Sephora. Il secondo prodotto è un rossetto e anche in questo caso si tratta di un articolo che possiedo da tantissimo tempo. È il rossetto della Rimmel della linea di Kate Moss, uno dei primi che ha realizzato perché se non ricordo male è uscita anche una seconda ondata di prodotti per le labbra di Kate Moss, non vorrei sbagliarmi. Il mio preferito è il numero 10 che come vedete è un rosso mattone leggermente scuro, a mio avviso perfetto per l'autunno e per l'inverno, infatti lo sto utilizzando tantissimo. Mi era piaciuto molto quando l'ho acquistato, continua a piacermi tantissimo, non per ripetermi, se no non sarebbe tra i miei preferiti, e mi piace perché è molto pigmentato, quindi molto intenso, dura a lungo, non secca le labbra, insomma un ottimo rossetto, soprattutto se fate il confronto qualità-prezzo. Lo trovate nella maggior parte dei supermercati e in tutte le profumerie che distribuiscono Rimmel.
Il prossimo prodotto invece è della Stila e si tratta dello Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Eccolo qui. In buona sostanza è una matita per gli occhi. L'ho acquistata tempo fa, ma mi sono innamorata soltanto di recente, perché è una validissima alternativa al classico eyeliner che è molto definito, mentre questa matita si sfuma facilmente, quindi è perfetta anche per creare l'effetto smokey eyes, anche se in realtà io la uso come eyeliner che vado a sfumare leggermente verso l'esterno per un look un po' meno intenso e definito. L'ho acquistata su Beauty Bay se non ricordo male e come sempre metterò il link sul mio blog. L'ultimo articolo della sezione trucco è un mascara. Si tratta del Sensational Lash Sensational della Maybelline. La particolarità è l'applicatore che, come vedete, è curvato e ha delle setole più corte sulla parte concava. In geometria ero veramente una pippa. Comunque ha delle setole più piccole su un lato e delle setole più lunghe sull'altro, quindi permette di allungare e volumizzare tantissimo le ciglia anche in una sola passata. In più è semplicissimo da reperire perché lo trovate nella maggior parte dei supermercati, un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Cosa si può volere di più? Niente, direi. Perciò Lash Sensational, il mio mascara preferito del mese di novembre. Questo è tutto per la sezione trucco. Passiamo direttamente alla sezione fashion, perché non ho né prodotti per capelli né prodotti per le unghie da mostrarvi questo mese. Ho 3 capi preferiti per la sezione abiti e sono tutti e 3 neri, il che non è una grande sorpresa perché il nero è uno dei miei colori preferiti in generale, soprattutto in autunno e in inverno. Partiamo con il primo capo e si tratta di questo top che vi avevo già mostrato nel mio video haul autunnale che ho pubblicato non tanto tempo fa. Se non l'avete ancora visto vi invito a farlo adesso, metterò un bel link qui, qui, link, cliccate, andate, tornate. Siamo tornati, oppure siamo rimasti, se non ve ne siete mai andati. Il primo capo del mese di novembre che ho amato nel mese di novembre è questo top di H&M in pizzo con questo effetto lucido, ha il collo che sale leggermente appena è senza maniche ma con una spallina particolare. L'ho indossato tantissimo nel corso del mese, soprattutto con le gonne. E normalmente al di sotto metto una maglia nera semplice perché comunque senza maniche in questa stagione io muoro de freddo. E questo era il primo capo. Il secondo capo lo adoro, viene direttamente da ASOS ed è questo abito spettacolare in vellutino, manica corta, colletto bianco a contrasto e un ricamo con la faccetta di un gatto nella parte davanti. È molto comodo, è morbidissimo, cade bene e ha anche 2 comodissime taschine che non guasta mai. L'ho acquistato, a dir la verità, a fine novembre perché durante il periodo di Halloween su ASOS c'erano davvero delle cosette particolarissime. Spero che sia ancora disponibile. L'ho pagato abbastanza caro, ma non mi sono pentita neanche per un secondo perché lo adoro, anche se quando lo indosso la gente mi chiede se sono vestita da Halloween. Non capisco proprio perché, soltanto perché uno indossa maglie con le ossa o abitini in velluto con la faccetta del gatto nero ricamata non vuol dire che sia Halloween. Detto questo, passiamo al terzo capo e ancora una volta quando lo indosso la gente mi chiede se è Halloween, anche se è passato più di un mese. E si tratta di questa gonna lunga in tulle nero a balze con l'effetto plissé pieghettata. Me ne sono innamorata non appena l'ho vista sul sito di ASOS, è stato proprio amore a prima vista. Intanto adoro il tulle, lo adoro dagli anni 80, dai favolosi anni 80, dal periodo di Madonna in Like a Virgin, e questo dimostra quanto sono decrepita. Comunque ho una passione per il tulle, ho una passione per il nero, potevo lasciarmi scappare un capo del genere? Ovviamente no, anche se non ero certa che mi sarebbe stata benissimo. Ho corso il rischio pensando che in ogni caso avrei potuto restituirla, invece l'ho adorata, l'ho già indossata un sacco, mi piace abbinarla con le mie creepers e spesso l'ho indossata anche con il top di pizzo nero di H&M.
Amore a prima vista, amatissima, spero che sia ancora disponibile, se sì metterò come sempre il link sul mio blog. E questi erano i 3 capi che ho amato nel corso di novembre. Direi che possiamo passare alla sezione accessori. Il primo accessorio che vorrei mostrarvi sono delle calze che ho acquistato su ASOS sempre durante il periodo di Halloween, ma che ovviamente io indosso comunque e sempre. Come vedete sono delle parigine a righe bianche e nere. Dovete sapere che ho una passione per le calze a righe bianche e nere, posseggo anche diverse paia di collar e quindi non appena le ho viste ho capito che dovevano essere mie e sono venute direttamente a casina. I prossimi accessori invece sono di nuovo parte della mia spudorata autopromozione. Vorrei infatti mostrarvi una delle parure preferite tra quelle che ho creato di recente. Ho realizzato infatti una serie di parure ispirate a Star Wars, però in chiave ironica, quindi utilizzando delle immagini che ho trovato sul web più divertenti e inusuali. La parure che vi mostro questo mese vede raffigurati degli Stormtrooper che fanno surf. La trovavo divertentissima, ne ho creato la collana con il classico pendente che io adoro, ovale grande. Ho poi creato in abbinamento l'anello, anche in questo caso ovale, per riprendere appunto la collana, il tutto in bronzo anticato, e per finire, sempre ovale, la spilla grande. Come sempre io vi invito a visitare la mia pagina di Facebook, trovate il link nella info box qui sotto, e di consultare la sezione foto dove troverete tutti gli accessori disponibili con varie informazioni riguardo i materiali, le dimensioni, i prezzi e quant'altro. Leggete le descrizioni delle immagini per vedere tutte queste informazioni, cliccate su album se volete vedere gli accessori divisi per categorie. Direi che non c'è altro, anche per questo mese l'abbiamo sfangata con la mia autopromozione, sono stata punita. E direi di passare alla prossima categoria, che è quella dei random. Ho solo un prodotto da mostrarvi per la categoria random, la categoria dei vari, e anche questo mese si tratta di una candela, perché in effetti io adoro bruciare candele durante tutto l'anno. Infatti nei miei video, come dico ogni volta, ce ne sono sempre almeno 3 accese, ma in questo periodo mi piace ancora di più perché escono tutte candele nuove della Yankee Candles con profumazioni spettacolari come questa alla Tarte Tatin. Mi piace da impazzire, è speziata, dolce, con appunto una profumazione alla mela e cannella, adorabile. In più è rossa, perfetta sia per l'autunno che per il Natale. Che posso dirvi di più? Yankee Candles, io le adoro, ne ho sempre 1000 che bruciano dietro di me. Questa è la mia preferita del mese di novembre. Ok, siamo arrivati all'ultima categoria, quella dei libri, che conclude i miei video dei prodotti preferiti. Li amo fatta anche stavolta, quindi libri. Il libro che vorrei consigliarvi questo mese in realtà è un bestseller che probabilmente quasi tutti avete già letto. Sono arrivata un po' tardi a seguire questo trend, ma alla fine sono arrivata anch'io, e si tratta della La ragazza del treno di Paula Hawkins. Mi è piaciuto molto, è un giallo, un thriller con moltissima suspense, tantissimi colpi di scena. Non voglio raccontarvi troppo per non rovinarvi la lettura, casomai non l'aveste ancora letto, ma per darvi un'idea è la storia di questa donna inglese sui 30 anni che viene da un momento molto difficile della sua vita, un matrimonio finito, una storia di alcolismo, insomma un periodo davvero infelice, e la sua unica distrazione è durante il viaggio in treno che la porta a lavoro, o così pare, osservare le case lungo il percorso della ferrovia, e in particolare una casa abitata da un uomo ed una donna che lei inizia a idealizzare come la coppia perfetta. Nel corso della storia ovviamente
la ragazza del treno e questa coppia entreranno in contatto, ma non voglio dirvi molto, non voglio dirvi di più. Se siete curiosi, leggete La ragazza del treno, la trovate ovunque in libreria, la trovate nei supermercati, lo trovate ovunque. A me è piaciuto moltissimo, un capolavoro di suspense, mi ha tenuto sveglio tutta la notte, dice Stephen King, incredibilmente avvincente, un intreccio da 10 e lode, è una lettura compulsiva, concordo, non si riesce a smettere di leggerlo. Una storia traboccante di sorprese che riesce a costruire una tensione eccezionale, altrettanto vero. Questo è quanto per i miei preferiti del mese di novembre. Come sempre io spero che le mie indicazioni vi siano state utili, che vi aiutino nelle vostre prossime sessioni di shopping. E se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere il video, di metterlo tra i preferiti, e se ancora non l'avete fatto vi invito vivamente a iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e la nuova serie che partirà veramente fra pochissimo. Per oggi è tutto, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Jiu-Jitsers e ben ritrovati! Nel video tutorial di oggi vi mostrerò come trasformare una semplice scatolina tonda in balsa, proprio come questa, che potete acquistare nei negozi di hobbisti che fai da te, oppure riciclare quella del formaggio. Questa nella fattispecie conteneva proprio del formaggio. Vi dicevo, trasformare una scatolina in balsa in una decorazione per la casa, anzi più precisamente in due decorazioni, perché utilizzerò sia il coperchio che la parte interna per creare dei piccoli quadretti da appendere molto diversi fra loro, che adesso magicamente vi farò vedere.